Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Femara, Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento, 16 dicembre 2021. Cos'ha Femara? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Femara durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Femara? Femara ha un farmaco a base del principio attivo letrozzolo, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Femara può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Femara 2,5 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo letrozzolo. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento adiuvante del carcinoma mammario invasivo in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo. Trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormonosensibile invasivo in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni. Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa. Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni. Trattamento neoadiuvante in donne in postmenopausa con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale positivo, R2 negativo in cui la chemioterapia non è possibile e un immediato intervento chirurgico non è indicato. L'efficacia non è stata dimostrata in pazienti con stato recettoriale ormonale negativo. Posologia. Pazienti adulte ed anziane. La dose raccomandata di Femara è di 2,5 mg una volta al giorno. Non ha richiesta alcuna modifica della dose nelle pazienti anziane. Nelle pazienti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, il trattamento con Femara deve essere continuato finché la progressione tumorale risulta evidente. Nel trattamento adiuvante e nel trattamento adiuvante dopo terapia standard con tamoxifene, il trattamento con Femara deve essere continuato per 5 anni o fino alla comparsa di recidiva del tumore, a seconda di cosa si verifichi per prima. Nel trattamento adiuvante può essere considerato anche uno schema di trattamento sequenziale, letrozzolo per 2 anni seguito da tamoxifene per 3 anni, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Nel trattamento neoadiuvante, il trattamento con Femara deve essere continuato da 4 a 8 mesi in modo da stabilire una riduzione ottimale del tumore. Se la risposta non è adeguata, il trattamento con Femara deve essere interrotto e deve essere programmato l'intervento chirurgico o devono essere discussi con la paziente ulteriori alternative terapeutiche. Popolazione pediatrica. Femara non è raccomandato per l'uso nei bambini e negli adolescenti. La sicurezza e l'efficacia di Femara nei bambini e negli adolescenti di età maggiore di 17 anni non sono state ancora stabilite. Sono disponibili dati limitati e non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Compromissione renale. Non ha richiesta alcuna modifica della dose di Femara per le pazienti con insufficienza renale con clearance della creatinina a 0 yen 10 ml/min. Non sono disponibili dati sufficienti nei casi di insufficienza renale con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesta alcuna modifica della dose di Femara per le pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata, KILD PUG-OB. Non sono disponibili dati sufficienti per pazienti con insufficienza epatica grave. Pazienti con insufficienza epatica grave, KILD PUG-C, richiedono uno stretto controllo, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Femara deve essere assunto per via orale e può essere assunto con o senza cibo. La dose dimenticata deve essere assunta appena il paziente se ne ricorda. Tuttavia, se ha quasi tempo per la dose successiva, entro 2 o 3 ore, la dose dimenticata non deve essere assunta e il paziente deve tornare al suo normale orario di assunzione.
Le dosi non devono essere raddoppiate per copyright con dosi giornaliere sopra la dose raccomandata di 2,5 mg, è stata osservata una esposizione sistemica sovraproporzionale, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Stato ormonale premenopausale, gravidanza, vedere paragrafo 4, 6. Allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Stato menopausale: nelle pazienti dove lo stato menopausale non ha chiaro prima di iniziare il trattamento con Femara, devono essere misurati l'ormone luteinizzante, LH, l'ormone follicolo stimolante, FSH, e olestradiolo. Solo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo del letrozolo è mediato in parte dal CYP2A6 e dal CYP3A4. La cimetidina, un inibitore debole e specifico degli enzimi CYP450, non ha influenzato le concentrazioni plasmatiche del letrozolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Femara durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Femara durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in stato perimenopausale o in età fertile. Femara deve essere usato solo in donne con uno stato di postmenopausa definito chiaramente, vedere paragrafo 4, 4. Poiché a copyright vi sono segnalazioni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Femara altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Deve essere usata cautela quando si guidano o si usano macchinari, dal momento che con l'uso di Femara sono stati riportati stanchezza e capogiri e non comunemente sonnolenza. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le frequenze delle reazioni avverse per Femara sono principalmente basate su dati raccolti da studi clinici. Fino a circa un terzo delle pazienti trattate con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati isolati casi di sovradosaggio con Femara. Non ha noto alcun trattamento specifico per il sovradosaggio. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Terapie endocrine. Ormone antagonista e agenti correlati. Inibitore dell'aromatasi, codice ATC, L02DG04. Effetti farmacodinamici. L'inibizione della stimolazione della crescita cellulare mediata da estrogeni ha un prerequisito per la proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il letrozolo viene assorbito rapidamente e completamente dal tratto gastroenterico, biodisponibilità media assoluta, 99,9%. Il cibo riduce lievemente la velocità di assorbimento, Tmax mediano 1 ora a digiuno verso, dati preclinici di sicurezza. Nell'ambito di una serie di studi tossicologici preclinici condotti con specie animali standard non vi è stata alcuna evidenza di tossicità sistemica o a carico di organi bersaglio. La tossicità, elenco degli eccipienti, contenuto delle compresse. Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra. Rivestimento. Ipromellosa, E464, talco, macrogol 8000, titanio diossido, E171, e ossido di farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Femara a base di letrozolo sono Brestural, Calanta, Gosuran, Letrix, letrozolo Almus, letrozolo Aurobindo, letrozolo Doc generici, letrozolo EG, letrozolo Milan Generics, letrozolo Pensa, letrozolo Sandoz, letrozolo San, letrozolo Technigen, letrozolo Teva, letrozolo Zentiva, Raziolet, Zolobrest, Zoltron. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.